Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come vedete qua dietro il Transalp è pronto per un altro giro e oggi lo portiamo a casa sua, nelle Alpi, più specificatamente nelle Dolomiti. Oggi vado al Passo Jau. Incredibilmente non ci sono mai stato, è uno dei passi più belli delle Dolomiti. Poi chiaramente faccio un giro d'anello, chiudo con Passo Falzarego, ritorno in Val Gardena. Insomma ci saranno dei posti spettacolari perché le Dolomiti, come dice Messner, sono i posti più belli del mondo. Adesso ci teletrasportiamo direttamente in Val di Fassa e da lì ci dirigiamo verso il Passo Jau. A dopo. Piccolo dettaglio sull'abbigliamento: io sono ancora vestito completamente in invernale con l'imbottitura sia sulla giacca sia sui pantaloni, perché qui dove sono io sul lago di Garda prevedono 20 gradi durante il giorno, ma su a Passo Falzarego ne mettono massimo, sia a Passo Falzarego a Passo Jau ne mettono massimo 2 gradi, quindi non vorrei morire di freddo. Comunque ho la sacca dietro nel caso faccia caldissimo, poi mi tolgo degli strati. Andiamo! A few moments later. Ragazzi, eccomi arrivato dopo circa un'ora e 20 di moto. Sono a Moena, 1140 metri in Val di Fassa. Dietro di me qua giù le Dolomiti e proprio di me dietro qua la devastazione lasciata da vaia. Questi sono tutti i tronchi, una parte minima dei tronchi che sono stati tagliati dopo la tempesta vaia. Qua dietro vedete come tutta brulla completamente la montagna. Qua non è che brulla perché era così, qua era tutto ricoperto da boschi come questa parte qua praticamente, solo che qui incredibilmente il vento e anche quella parte lì non si è, come dire, accanito. Invece su questo versante qua ha spazzato via tutto completamente e moltissimi alberi sono rimasti su perché non vale la pena andare a tagliarli. Sono a circa un'ora, vediamo esattamente, un'ora e 20 dal Passo Jau, un'ora e 17 minuti, giornata fantastica, guardate che cime bellissime. Adesso bevo qualcosa e vi porto con me sul casco in moto. E si comincia a vedere un po' di neve al lato della strada. E adesso ragazzi sono contento di aver messo la tenuta invernale perché stiamo salendo, quindi adesso l'aria fresca si comincia a far sentire. Passo Jau che è stato varie volte cima Coppi, che la cima Coppi cambia ogni volta, è la cima più alta, il passo più alto del Giro d'Italia, quindi al passo più alto del giro dell'anno specifico si dà il nome di cima Coppi, quindi una volta un passo, una volta un altro. Questo qua mi sembra che sia stato 7 volte cima Coppi il Passo Jau. Passo Jau a 2200 metri, la quota esatta ve lo dico poi quando siamo lì al cartello, mi sembra 2273 ma non vorrei sbagliarmi. 1700 metri, si continua a salire. Zero neve ragazzi, zero neve. E qui ragazzi siamo a Passo San Pellegrino. Vediamo se si legge l'altezza in mezzo a tutti questi adesivi. Ovviamente no. Posto bellissimo. C'è tra l'altro una passeggiata spettacolare. Parcheggiate qua in questa zona, potete andare qui in dentro, una passeggiata molto tranquilla al rifugio Fuciade. Bellissimo, che spettacolo. Quelle cime lì saranno 2005, quelle cime laggiù, quella su sarà quasi un 3000. Non c'è neve, zero. Guardate che roba, quelle piste da sci con le chiazze di neve in giro. Anche questa qua con tutta l'arzura a fianco, non c'è niente di neve e solo la lingua di sci in mezzo, dove sciano la lingua di neve in mezzo. C'è proprio la forzatura della natura. Quando non si può sciare non si può sciare. È assurdo che ancora continuino queste cose. Falciade o Falcade a seconda se si parla il ladino o italiano. Bosco di Larici, sta discesa tra il 15 e il 18%, bella ripida. Che imponenza ragazzi, guarda che montagna, spettacolo. Controllo elettronico della velocità. Cosa vuoi andare veloce con questo spettacolo davanti? E qua è proprio come era la vecchia casa trentina, con, vabbè, qua c'è la legna ma sopra c'era il fienile, tutto fatto così in legno. Questa è la famosa tecnica di costruzione dei block and baus con i legni incastrati, sono tutte roba originale, mica rifatta. Qua è nata una bambina, benvenuta Elena, grande Elena. E qua giù c'è il paesone. Questo è Falcade Alto, è a 1300, e qua giù c'è Falcade Basso, immagino il paese nuovo, fatto in pianura. Come mai il paese vecchio è alto e il paese basso è in pianura? Non potevano costruire direttamente il nucleo originario in pianura, che era più comodo? No, perché ovviamente i terreni più comodi, più assolati, più in pianura venivano tenuti per l'agricoltura.
Quindi le case le facevi dove non potevi far nascere niente, un posto al sole possibilmente, ma dove non nasceva granché, e i terreni bassi tenevi per il pascolo e l'agricoltura. Poi oggi noi non abbiamo più così tanto bisogno di pascolo e agricoltura, quindi che fa? La gente compra la villetta, costruiscono le villette qua giù in pianura, quindi la gente originaria magari del paese che ha le case storiche viene ai posti di merda arrampicati su in cima. Quelli che vengono qua per 2 settimane all'anno magari hanno la villetta nel posto più figo. Come bello esteso, guarda, tutto pascolo. Guarda che spettacolo. Vediamo come si chiama quella cima. Adesso vi faccio vedere un'applicazione fantastica che si chiama Peakfinder e ci dice i nomi delle cime. Vabbè, adesso novità, robe varie. Ovviamente devi avere campo se è una zona che non hai mai visto. Quello più a sinistra è il campanile dei Lastei 2830, vedi, aggiornamento più tardi. Quello in mezzo è cima Campido 3000, quello in mezzo è un 3000, e quell'altra cima a destra, cima del Foco Bon 3054. Mi piace tantissimo questa applicazione. Ricordo quando non c'era, che pativo proprio a non sapere i nomi delle montagne, e adesso invece è una figata. Oh, questi cartelli del controllo elettronico della velocità saranno uno ogni chilometro almeno. Adesso continuiamo direzione Alleghe, famosa per i misteri di Alleghe. Non so se l'avete mai sentito questa espressione. Era una serie di omicidi che coinvolse una famiglia del luogo che aveva un albergo. C'è una bellissima puntata di Lucarelli di Giallo che racconta la storia sicuramente in maniera più dettagliata della mia e più egregia. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Interessante sentire un piccolo giallo tra le Alpi. Salutiamo Cegenghi a Gordino. Temperatura attuale, ragazzi, 12 gradi. Incredibile, caldissimo. 12 gradi a 865 metri. Ed eccoci arrivati nella cittadina alpina di Alleghe. Adesso qua sulla sinistra ci dovrebbe essere il lago famoso di Alleghe. Abbastanza congelato, Fa veramente impressione vedere questi paesini con questo caldo in questa stagione. Vedi la gente attraversare la strada con gli sci con 15 gradi fuori. Che cime, le cime sono fantastiche. È severamente pericoloso transitare sul lago ghiacciato, ci credo. Beh, le cime sono veramente imponenti. Siamo a 1000 metri, c'è un lago del genere così ampio, con gli hotel che danno direttamente sull'acqua. Chissà che origine ha. Eccomi ragazzi, salutiamo Colle Santa Lucia. Mi sono infilato nella strada che porta diritta a Passo Giau. Adesso bisogna stare attenti che prima del passo c'è un autovelox infame, molto famoso tra i motociclisti, che ne ha seccati migliaia. Giau aperto. Vamos! Beh ragazzi, non sto incontrando nessuno da quando ho imboccato la strada del passo. Secondo me qua d'estate c'è il bordello. Quella torre di pietra su, ragazzi, è l'Averau 2600, che a fianco ci dovrebbe stare il Nuvolau, se non mi sbaglio. Imponente, eh? Che posto, ragazzi, paradisiaco. Attenzione, qua c'è scritto controllo elettronico alla velocità limite 50, quindi un bel avviso. Mancano 2,9 km, quindi l'autovelox sarà sicuramente qua vicino. Beh, qua c'è neve, ragazzi, se non c'è questa quota. 22esimo, sembra fossero 29. Che paesaggio unico, bellissimo, ragazzi. Sì, questo qua è il Nuvolau. Allora, qua c'è anche lo sterrato se vuoi. Adesso mi metto nei guai, guarda. Senti che silenzio che c'è. Che posto. Sì ragazzi, Nuvolau, Nuvolau a Verdau. E quello là sopra, magari provo a far zoom col video, è il rifugio Nuvolau. Posto fantastico anche quello. Adesso arriviamo in cima al passo, pausa pranzo e vediamo di non rimediare la famosa multa e uscire da qua indenni. Limite 50 all'ora.
Ma comunque ci ha segnalato il Velox anche da Google Maps. Io per sicurezza vado a 30, così. Ah sì, telecamerina sia all'andata che al ritorno. Che bello anche il nuovo Lau. Eccomi qua, Passo Giau ragazzi, 2236 metri. Non altissimo, ma fighissimo. Bah, che spettacolo. Incredibile. Top assoluto. Bellissimo ragazzi, sono arrivato. Questo qua è il Ra Grusela e sono 2595 metri. E questi qua sono i Lastoi de Formin. Veramente troppo belli. E ripartiamo dal Passo Giau col bellissimo panorama dolomitico innevato. Che vista da qua sotto, proprio una torre di pietra. Che sapete che le Dolomiti erano tutte barriere coralline che erano in fondo al mare, e è incredibile pensare che questi mostri di roccia sono stati creati da dei microorganismi come i coralli. Spettacolo di panorama. E adesso può solo migliorare perché andiamo verso il Falzarego. Ma che montagne sono? Sembrano uscite da un libro delle fiabe. Passo Falzarego, 10 km. – 1800 metri qua ragazzi. Col Galline, 2055. E adesso andiamo verso il Valparola. Questo è Falzarego, 2217. Andiamo verso la Val Badia. E questi vanno a sciare sul Lagazzuoi, su in cima. Mamma mia, non so se se ce la farei a salire lì così, perché è un cavo unico, tirato così, non c'è un palone in mezzo, nulla. Deve avere delle oscillazioni da fuoco. Questi posti ragazzi sono impressionanti perché oltre alla bellezza qui si è combattuto tantissimo. Qua davanti a me c'è il Lagazzuoi, come vi dicevo, e c'erano gli italiani trincerati. Questo qua sulla sinistra, questo qua è il Sas d'Estria, sasso della strega, e qua c'erano gli austriaci perché si trincerarono su questa montagna qui che sbarrava l'accesso alla Val Badia, che è di là, e c'è dentro una galleria visitabile ancora oggi, lunga, adesso mi ricordo, 300-400 metri, e tutta la montagna è completamente piena di trincee e gallerie. Guarda qui che spettacolo. Questa è una delle vie più belle del mondo secondo me. Passo Valparola, intra i Sas, ovviamente proprio in mezzo ai sassi. Questa strada ragazzi è bellissima. Adesso ve la faccio fare in questa direzione e poi mi giro, la facciamo nell'altra perché è stupenda. Questo qua è quello lì forte. Avrebbero potuto mettere un cartello qua fuori, no? Di spiegazioni, no? Passa un turista, vabbè. Comunque vedete ragazzi, la strada è ancora più figa farla in là, è stupenda. Allora ragazzi, sì, mi ricordavo bene, era non un forte chiaramente italiano ma austro-ungarico. Lo finirono di costruire nel 1911, poi gli italiani lo bombardarono da varie direzioni e anche qua dal Lagazzuoi, quindi venne inutilizzato e gli austro-ungarici trincerarono completamente il Sas d'Estria che è qua davanti. Vedete che questo è un forte abbastanza vecchio come concezione perché era molto visibile, e invece poi la concezione più moderna dei forti era proprio di farli dentro la montagna, così erano uno invisibili, due quasi impossibili da bombardare, da prendere. Un forte come questo era visibile, bombardabile. Comunque ho letto che gli austro-ungarici decisero comunque di illuminarlo anche se era inutilizzato, anche dopo che fu bombardato, per farlo rendere un falso bersaglio dall'artiglieria italiana. E quella montagna là ragazzi, questa qua più avanti praticamente, adesso vado anch'io un pelo più avanti che vi faccio rivedere la strada poi ripresa da qua. Guarda che visuale che c'è. Questo proprio qui davanti a me è la Verau che abbiamo visto salendo verso il Passo Giau, e quella un pochino più a destra, cioè quella là, non so se la prospettiva con la GoPro
rende. Comunque quella a destra è la Verau, più arrotondata è la Croda Negra. La Verau era 2006, quella sarà un pochino meno. Adesso faccio la stessa strada, solo un pezzo più in giù, perché è veramente uno spettacolo vederla anche in giù. Bellissimo, questo è uno dei passi secondo me più belli in assoluto delle Dolomiti. E il Giaora praticamente lì dietro, ragazzi, letteralmente. Che posti, ragazzi, in Italia, altro che America, Australia, Nuova Zelanda. Guarda qua. E qua, guarda che roba. Si apre un paesaggio grandioso dopo l'altro. Corvara, ragazzi, ho preso la direzione per Passo Gardena. Questo massiccio enorme qui davanti a me è il massiccio del Sella. Passo Gardena è uno dei 4 passi che gli fanno intorno il giro. Passo Gardena aperto, vamos! Questo è l'imponentissimo massiccio e c'è un passaggio, c'è un sentiero che passa proprio in mezzo, perché il massiccio è fatto, non è proprio compatto, c'è questa spaccatura in mezzo, c'è un passaggio in cui puoi passare in mezzo e risbuchi là a Passo Sella dall'altra parte del massiccio. Sarebbe una vita a fare i trekking qua in Dolomiti. Ed eccoci qua, Passo Gardena. E quello là è il massiccio del Sassolungo e Sassopiatto. Guarda che spettacolo. È il vecchio rifugio Passo Gardena. Mamma mia, la gente che non sa guidare nei tornanti, terribile. Questa strada qua è uno spettacolo proprio sotto le pareti di roccia. Guarda come si è accumulata la neve, ha fatto 1 metro di accumulo però. Eccoci qua, là sopra, proprio dove sono quelle antenne laggiù, c'è il Passo Sella. E ora noi riscendiamo qua giù, Bolzano, e rientro veloce in autostrada. Eccoci arrivati, ragazzi, qui almeno dalla parte video concludo il giro. Qua c'è il massiccione del Sella dietro di me, qua è il massiccio del Sassolungo Sassopiatto. Ora torno in valle e poi me ne torno a casa in autostrada, quindi non c'è più niente di particolarmente interessante da vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate visto posti nuovi, vi abbia interessato, e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!